Ciao a tutti, mi scuso per il ritardo nella pubblicazione del video domenicale, ma come qualcuno di voi già saprà, sono stata impegnata nella realizzazione della torta per il mio compleanno, che è stato il 24 febbraio. E oggi sono super felice di mostrarvi questo dolce stratosferico che ho preparato per festeggiarmi. Una torta che come la tagli ti sorprenderà subito per l'effetto particolare della stratificazione verticale e per la sua morbidezza e la sua semplicità e originalità di preparazione. Oltretutto la torta girella è anche senza lievito e si presta ad essere farcita in 1000 modi possibili come si preferisce. Spero che la mia versione vi possa piacere. Fra poco potrete osservare tutta la preparazione, ma prima, oltre al taglio di questa meraviglia e quindi farvi vedere subito l'interno, vi voglio lasciare il mini video con tanto di canzoncine e candeline. E io? Felice come una bimba. 35 anni? No, dai. Facciamo 25. Auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Marta, tanti auguri a te. Auguri amore. Grazie amore. Ok, via, tagliamo e mangiamo. Ho anche espresso il desiderio. Dai, mangiare. Partiremo dalla pasta biscotto. Ci occorreranno 6 uova grandi e a temperatura ambiente che dovremo suddividere in questo modo: gli albumi nella ciotola grande, mentre i tuorli in quella piccolina. Attenzione a questo passaggio perché se vi dovesse cadere anche solo una goccia di tuorlo sugli albumi, questi ultimi non monterebbero più. Iniziamo a montare con le fruste elettriche e quando inizierà a formarsi la schiuma, allora aggiungeremo piano piano lo zucchero, esattamente 80 grammi. Continuiamo a montare a neve fermissima. Adesso dovremo incorporare i tuorli agli albumi e lo faremo poco per volta, uno alla volta, nel mentre che mescoliamo con una frusta a mano. Come potrete notare è un metodo fantastico perché la spumosità degli albumi non viene compromessa da questo passaggio, ma anzi diventa ancora più cremoso. Che meraviglia di impasto! Grattugiamo la scorza di mezzo limone e successivamente la scorza di mezza arancia, entrambi biologici. Ora 80 g di olio di semi di girasole aggiunto così a filo e sempre mescolando, e poi 40 g di farina 00 e 40 g di farina di mandorle. Io ho tritato le mandorle con la pelle perché le ritengo più gustose, ma volendo potreste utilizzare pure la farina di mandorle già pronta. Setacciamo il tutto e nel mentre mescoliamo. Accendiamo il forno e lo facciamo preriscaldare, prendiamo la leccarda del forno, quella grande circa 35x35, e la foderiamo con la carta da forno. Ci versiamo dentro il composto livellandolo per bene con l'aiuto di una spatola e poi cuociamo a 180 gradi per 15 minuti. Nel frattempo prepariamo la crema pasticcera. All'interno di un pentolino versiamo 550 g di latte, 5 pezzetti di scorza di limone e di arancia e mettiamo da una parte. Ora all'interno di una ciotola versiamo 90 g di zucchero, 3 tuorli grandi, mescoliamo, 2 cucchiai del latte versato poco fa nel pentolino e nel mentre che aggiungiamo anche 25 g di maizena e 25 g di farina setacciandoli, trasferiamo il pentolino del latte sul fuoco per portarlo ad ebollizione.
Mescoliamo per bene e quando il latte avrà raggiunto l'ebollizione spegniamo e aggiungiamo il composto appena preparato. Attendiamo circa 30 secondi e poi accendiamo il fornello e a fiamma bassa facciamo addensare mescolando continuamente. Ci vorrà pochissimo. Trasferiamo la crema pasticcera in un altro contenitore e la faremo freddare a temperatura ambiente con la pellicola a contatto con la superficie della crema. Ed ecco prontissima anche la pasta a biscotto. La capovolgeremo su un altro foglio di carta da forno cosparso di zucchero a velo in modo tale che non si appiccichi. Dopodiché rimuoviamo la carta da forno, regoliamo i bordi, nel frattempo li assaggiamo anche. Che golosa sono! Qui giustamente non si butta via nulla. Copriamo con un canovaccio e attendiamo circa mezz'ora, diciamo, perché si intiepidisca sia la pasta che la crema. Nel frattempo prepariamo la bagna, semplicemente con 10 cucchiai d'acqua, 2 cucchiai di zucchero, qualche pezzetto di scorza d'arancia e 2 cucchiai di maraschino o il liquore a vostra scelta. Portiamo ad ebollizione all'interno del microonde e una volta che la pasta a biscotto si sarà intiepidita la taglieremo a strisce di circa 5 cm. Aiutandoci con un righello o un metro per essere più precisi, facciamo appunto questo passaggio. Bagniamo bene tutte le strisce in modo uniforme con la bagna appena preparata, versiamo poi la crema su tutta la superficie, ovviamente privata delle scorze, e la spalmiamo con la spatola. Volendo potreste anche aggiungere 100 g di panna montata alla crema per renderla ancora più golosa, oppure gocce di cioccolato, o alternare strisce con crema al cioccolato e strisce con crema classica, o ancora strisce strapiene di Nutella. Wow! Ci prepariamo un bel piatto grande vicino e iniziamo a formare la girella. Arrotoliamo una striscia su se stessa e la adagiamo al centro del piatto. Dopodiché solleveremo le altre strisce di pasta a biscotto, una alla volta giustamente, e le avvolgeremo tutte attorno alla girella appena creata. Continueremo in questo modo, come mostrato in video, fino a formare una bella torta girella con tanti strati verticali. Geniale, non trovate? Eccola in tutto il suo splendore. Montiamo 500 g di panna fresca da montare con 2 cucchiai di zucchero. Se vi dovesse piacere più dolce, aggiungetene magari uno in più. Una volta pronta, ricopriremo tutta la torta, avendo cura di conservare un po' di panna per le decorazioni finali. Ci aiutiamo con una spatola bella lunga per regolare la superficie e i bordi, rendendoli così uniformi. Mescoliamo granella di nocciole, granella di mandorle e granella di pistacchi e la facciamo aderire bene a tutto il contorno della torta, con la mano così come vi sto mostrando. Adoro la granella così sulle torte. Ora con una sac à poche creiamo i ricciolini di panna, ancora un po' di granella e con 30 g di cioccolato fondente fuso e inserito dentro una sac à poche scriviamo appunto la scritta auguri al centro. Auguri Marta. Ho voluto abbellire la torta con l'aggiunta di qualche rosellina in pasta di zucchero che ho trovato al market, carinissime, vero? E voilà, la torta girella è pronta. Cosa ne pensate? Secondo me è perfetta per un compleanno. Resta poi, oltre ad essere elegante, bella umida, morbida, ricca di crema e panna e con un buon sapore proprio di torta delle feste. Spero tanto che vi sia piaciuta e che la proverete anche voi. Vi abbraccio forte forte e vi rimando ai prossimi video. Ciao!